vai sul party, clicca impostazioni party, vai su consenti la condivisione della tua voce e metti consenti sempre. E se ce l'hai già meglio. No. Sì, Danny. Dai, mettila, Danny. Ah, c'è già. Dove? Buono. Tu Dani pure, controlla. Cosa? Parti, impostazioni parti, consenti la condivisione della tua voce per metti sempre. Se ce l'hai già meglio. Ovviamente condivisione la tua voce. Consenti. Quando arriva Fatto. Roby. Guarda, io vado a cagare. Ma che cazzo? Uno va a cagare, l'altro va a bere, l'altro va. Dio canguro. Sì, ma quello per bere ci mette 8 anni. No, era andato a cagare pure Roby. No, no, aspetta, era andato a bere. No, sì, era andato a bere. Roby, ti sei mutato. Se ci sei, ti sei mutato. Ah, Dio bambino. Oh. Dani. Ehi, oh, Niente, niente. ok campione. Lascia perdere. Com'è che qua ho 20 di ping su Rainbow ne avevo 160? Il mio cervello non vuole rispondere a questa domanda. Ah, ok, ora ne ho 160. Robin Abbo? Ah, ma raga, ma non mi ero mutato. No, Ah, ok. Questa era tipo la diretta che stavo ascoltando? No. no. Non ho iniziato con la casella. Ma perché che diretta stavo ascoltando? La diretta di mia Twitch. Ah, ok. Ah, Tu. perché sei autistico? Dimmi, Roby 1 o 2. Ma no, hanno pacciato la roba qua. Scuola. Danny mi rotteggi i coglioni. Perché cazzo? Perché ho rotto il cazzo di fare questa cosa, io te lo dico. Mi rotti abbastanza il cazzo. No, minchia, va bene. Poi no. 69. Ah, Cristo Gesù. Questa qui è la prima, metto anche la seconda di qua. Cioè, no, la prima. La cagare. Danny, levati. No, volevo fare il body block. Ok, ne ho messe due in caso di. Venite, raga. Raga, e comunque Danny non si fa da lama dall'altro lato. Da quella cosa che vuoi fare. Ora proviamo a leggere un attimo se allo sfogo c'è scritto qualcosa. Escape the zombie high school. Ma com'è zombie? Vabbè, raga. Va bene lo stesso. Ci divertiamo. Troppo. Anche tu mi divertente la mira. Perché Non sto sarà mai volando? bella quanto quella di ieri. Robby, dobbiamo rigenerarci. Dobbiamo rigenerarci, Robby. Perché ci sono due spawn, a quanto pare. Oh, Danny Champs. No, Daniele, perché ti. E regalino il nuovo operatore. Non bisogna rigenerarsi. No, soltanto io e Robby che eravamo spawnati fuori. Campioncino, hai capito? Voglio il mio operatore. Non me lo dai? Quando Cos'è diventerai che più dobbiamo grande. fare? E cercare di scappare da qua dentro. Scuola. Altro esame me lo dai? Non c'è niente, raga. Dobbiamo cercare di scappare. Robby, apri il
touchpad e leggi cosa c'è scritto a destra, traduci. Ma sull'arma. Zombieville Hive. Dove è l'arma? Devo scappare dalla scuola, raga. Wow, what? Calda. Buonanotte. Roby, Alcune di traduci. queste porte sono barricate con un lucchetto. Vuoi vedere cosa c'è all'interno? Levatevi, levatevi, levatevi. C'è uno zombie. Cazzo. C'è uno zombie, raga. Zombie. Non mi piace. Non mi piace. Ecco, bravo Danny. Cazzo, raga. Oh, c'è Gino. Il passeggino. I am Janitor Jonesy. Quindi bisogna vedere cosa c'è all'interno di queste porte. No, figli di puttana. Io esco. Non posso scappare se c'ho Alex dietro. Lì si muore. Ah, bisogna fare Ma parkour. come avete forse. fatto? Forse bisogna fare parkour in qualche maniera. Aspetta, No. aspetta. Ma dove minchia ne trovi tutti Raga, questi raga, room, Alex? 200 Q. No, no, Dani, levati, Dani, levati. 200 Q. Ma come faccio a morire? 200 Q, bisogna salire sulla bisogna salire sulla porta e poi sulla scrivania. A destra. Comunque Roby sono segreti che non puoi capire. Questa mappa. Segreti. A porco di... Ti dicono né su YouTube né su Google, ma è su... No. Non bisogna andare da questo lato. Sì, vabbè, Google sì, ma su un sito. No, no, sì, bisogna salire sulla porta e poi sulla scrivania a destra. Ma raga, moriamo. E poi la trappola è troll, la trappola in alto a sinistra è troll. Ma sei morto perché dovevi morire. Madonna. Raga, non si fa. Dove vuoi andare allora? È l'unica. Ma se dice ci sono devi Dio bambino. What? Chi cosa ha fatto questo? Chi che? Raga, bisogna passare. No, scusami un attimo. Vabbè, Danny si diverte così. Dio. Io direi di tornare al centro, non è una brutta idea. Ma no. Ma almeno proviamoci. No. No, dai, facciamo. Almeno restiamoci qua un po'. Prima o poi si potrà fare qualcosa, eh. No. Certo, campione. L'unica quella lì della trappola. Ok, figlia praticamente. Aspettate. Non è che è come ieri, tipo. Che esplode Oh, da tutto. come ieri. Che esplode tutto quando hai toccato loro. No, ok. Che possiamo fare, raga? Ma perché? Cosa come ieri? Poi scusate. No, che toccavi l'orologio ed esplodeva, Dani. No. Chi è che ha messo la musica, raga? Raga, ma quindi che facciamo? Ci In qualche continuiamo a modo si guardare potrà per fare. 5 minuti? Dani, l'unica è questa, Dani. Quindi è il parkour per forza. Sì, è l'unica. E allora proviamo a fare il parkour. Ce l'hai fatta? Si può, raga. Si può, si può. Ce l'ho fatta! Sono un pro player. È il parkour. Beh, anche perché era l'unica strada, Dani. Sai com'è? Hai messo la condivisione della tua voce, Roby? Perché sono in live io. Come se live? Ti ricordo. No, dai, Roby, non togliere, Roby, non lo togliere.
Robby non lo togliere. No, fare il bambino stronzo. Ok, me lo tolgo. Perché sennò poi non si capisce un cazzo di cosa stiamo parlando. No, ma ci posso, mica devi una volta. Vai. Vorrei zero spazio. Ascolta Alex, non ce l'avevi fatto tu? No, ma se n'è andato, credo, sai. Aspetta. No, però ci sono due spettatori che non so chi sono. Dio canguro. Dai, Daniele, ci riuscì almeno a salire sulla porta, dai. Vai, Dani. No. È arrivato questo. Dov'è che ti vuole fare le spalle? E poi la trappola lì è troll. Danny. Volevi porre fine alla tua E vista. poi abbiamo uno di vita. Non è c'è qualcosa sotto. Non la scappato, lo dobbiamo fare su. No, il parkour bisogna farlo, è questo. Sì, sì. Dovrebbero farlo, se no mangiare. Si può fare. L'ha fatto Vabbè. Alex. No, ma sono autistico. Ho cliccato quadrato. Mi sono autochiuso la porta. E io l'ho fatto. Si può, si può, si può, si può. Più avanti sono morto. No, più avanti. Cioè, non dalla trappola riesco a triggerarla, sono morto più indietro. Ma Cristo, non riesco manco a saltare. Che sei? Oddio, ce la stavo facendo. Bello, Dani. Dai, dai, ce la stavo facendo. Dai Cristo, bambino. Ma poi perché ci deve essere sta roba che muori? Per complicarti le cose. Prendi, stai fermo. Guarda che stai fermo. Ma perché voglio... Soluzione. Che No, soluzione raga, è il quella di parkour. aprire e chiudere le porte? Non era quello, infatti. No, vaffanculo. Quel salto di merda. Volete non è capire che il parkour- fattibile. Dai, ci avevo fatta. che cazzo. Raga, è troppo difficile. Non riesco capito manco a come vedere sta. dove devo saltare. Sì, vabbè, che autismo. Sì, 100 euro. Abbiamo trovato un parkour che non riesce a fare Alex. Ma in realtà ce l'ho fatta. Ma non l'hai finito. Vabbè, non riesco a finirlo perché non riesco a finirlo. Roberto mi salta così, volare. Mi fa volare. Vedi, è impossibile. No, raga, è impossibile, raga, è impossibile. Si può fare. No, Fra, è impossibile perché dopo l'ultimo salto per arrivare alla colonna è impossibile. Sbatti sul tetto, Fra. No, raga, è impossibile. qualche modo si può Si fare. sbatte sul tetto, non puoi. Questo è il... Oh, Madonna. Perché da quella colonna, da quella scrivania lì, Oh, sbatti sul tetto. No, Fra, da quella scrivania lì sbatti sul tetto, è impossibile. quanto godo. Aspetta un attimo. No. Ma se vai là e muori. No, ora un altro così. No, comunque è impossibile, Dani, non si può Io fare. non riesco a saltare manco sulla prima schiena. No, ma no. È proprio impossibile perché c'è il tetto. Che cazzo? Da dove è uscito questo? Da dove è uscito questo? Ma siete gay? Da dove sono usciti? Autismo level up.
Autismo Ma di poi niente. mi fa vedere come l'ha detto Danny. Autismo. Ma Cristo, non riesco a saltarci. Dani, guardami, Dani, guardami, Dani, guardami. E questo salto qui che non si può fare perché c'è il tetto, vedi? Vedi che non si può fare. E... Ma in qual... Allora. No, fra, è impossibile, Si può fare. non è possibile perché c'è il tetto, è troppo basso. Come io vado per saltare, sbatto sul tetto e cado. Si può, si può, si può. Guarda, Va, cerca di... vedi? Si può, si può. Fra, ho appena fatto davanti a te. Devi farlo più lontano, non so come dirti. Che vai, vai a sbattere e cadi sul Sì. coso, si può fare. No, non sono una palla, non rimbalzo. Non salti troppo lontano, te lo dico io. Ma poi come fai a fare questo tu? Oh, ce l'ho fatta! Dio! L'avevo detto. La trappola di merda mi ha ucciso però. Ok. Ok. No. No. A me è voluto un po'. Raga, il parkour, dovete venire. La campione. Che state facendo? Oddio, no, what the fuck, non sono morto. È bello, Dani. Ma che cazzo di laggato ho tirato? Vabbè, Dani è autistico. No, dai. Aspetta. Non riuscirò mai più a fare quel salto lì io. Possiamo cambiare mappa. No. Ma Roby, tu non stai facendo un cazzo. Ok. Ok. No! Raga, io almeno ce la sto facendo. Che autismo, Dio santo. Raga, stoppate, stoppate. Facciamolo tutti. Un cerchio in quattro non si è mai visto. È appunto un quadrato, sa mai. Stai Dovete fare un fermo. quadrato. Non un rombo, coglione di merda, un quadrato. Così. Ma è un quadrato storto. Bene. 3, 2, 1, andiamo. Daniele è in ritardo. Daniele è in ritardo. E l'unico in ritardo è Daniele. No, Guarda. ah sì, ho rifatto. L'unico ritardato Daniele. Lo dico io, raga. No, no, raga, no, raga, no, raga, no, raga, no, raga, raga. Ma porca puttana. Facciamolo quando 00 è 00. 37 00. Così siamo tutti perfetti. Il Ti siete in Daniele ritardo voi questa volta. è 50. Raga, ma lui deve partire. Io e Robby stiamo... Quindi faccio io. 3, 2, 1, andate. No, ok, dai, basta. Allora però ti devi calmare oggi, devono fare quella cosa perché ti devi calmare un attimo. Che quando... Raga, il parkour è obbligatorio da fare, ho visto. E te l'ho detto. Anche perché è l'unica strada, sai com'è la cosa. Raga, me l'ha fatta fare una volta a me. E vai, campione! No, 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 impossibile. Io non riesco a saltare solo sul colonnato.
Oh, ma non saltarmi in faccia, almeno fammelo fare. Io l'ho già No. fatto in realtà, non è che... Sì, ho capito come si fa, hai guardato. Già. Dai, non si guarda. Già, Ma a questo punto facciamo il parkour a questo punto. Che così almeno non dobbiamo guardare il video. no. Allora Ma vaffanculo. perché tiro laggate? Raga, ma siete gay? Vai Danny. Dai, Danny si muove. Oh, dai, non rompete. Dai, ma siete spastici, eh. Oh, mi piace proprio il cazzo. Oh, dai, raga. Che cazzo? Dai, raga. Raga. Dai. Ok, campione, stai bene. Tutto convinto lui. Sì, è morto. Come vuoi tu. Ma Dio, bello. Oh, raga, facciamo un'altra. No, aspetta, ci ho fatto. Non è vero, torniamo al centro. Appunto. Torniamo al centro, facciamo l'altra. Oh, ma trovane una... Fatto, tipo. già fatto. L'avevo già trovato prima. The escape room. Vediamo se nello spawn c'è qualcosa, raga, fermi. No, ok, non c'è scritto niente. Qua c'è il checkpoint. Così, Danny, ma sei stupido. Sì, anche tanto. Sì, anche. Ok. Vabbè, raga. Vabbè, raga. Ma... 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 Già fatto, Robby. Tranquillo. Beh, già fatto non direi. Ah, raga, parkour. Buonanotte. Come parkour? Oddio, guarda qua, qua, qua. Oddio, è vero. Sulla porta. Sulla porta. Oh, qua. Robby, vieni. Roberto è autistico. Roberto è lì che guarda. Vabbè, raga. Che cazzo siete, raga? Se magari non ci metti 8 anni. Tenni, vai. Vabbè, no, vabbè. Basta andare di qua comunque. Easy. Scherzavo di un cazzo, non c'è niente di qua. Aspetta, forse... Proviamo a fare così. Appunto... No, 700... No. Che cazzo? È un 707 al contrario. Oh, cagnoni di merda, non ce la faccio saltare. Proviamo... No, al contrario non Come c'è non ce la fai saltare? No, sulla Ma sedia, guarda che devi saltare sulla porta. sulla porta. Sì. Scusate, Quale porta? bambino autistico. Fra sulla porta. Sulla sedia. Sulla sedia iniziale non riesco a saltare. Sei Ma sei autistico? scemo? Ma quella là è la cosa più facile. Non è vero, a me non salta. Tu sei autistico. No, aspetta, Danny, dobbiamo entrare da qua dentro. Vieni. Ah, ok. Ah, ok, ho capito, raga. Sì, vaffanculo. Qua sopra, guardate sopra qui. C'è un buco. Vabbè, raga, pro player. No, figlio di... Dobbiamo soltanto capire come arrivare. Vabbè, Danilo, sei un genio. Un attimo, non si... Com'è che hai fatto? Lì sopra, sopra quel blocco lì, Danny. Vai. Lo dobbiamo sul punto.
No, Daniele del Aspetta. cazzo! Capisce Concreto. niente, raga. Poi raga dovete pigliare la porta e salire. Ma quale porta? Ma che cazzo di fumi? Qua c'è una porta, cazzo ti fumi. Che cazzo di fumi? Ah, ok, ok. No, raga, ma c'è un labirinto. Ah, no, ok. Quale porta, raga? Easy. E andando avanti trovi una porta dove siamo noi. Fermi. No, Daniele del cazzo. Si sono fumati le canne. Roby, se tu non sei ancora arrivato dove siamo noi non puoi vedere la porta. Sai che sono dove... Dove cazzo siete, raga, la stalla? Raga, io non vado. Aspetta. Raga, dove minchia siete? Oh, aspettate Bisogna fare Roby. così. Bisogna fare così. Dove cazzo siete, però? Apri la porta e chiudila, ok. Dio bello, Vieni. Sto venendo. Salta. bello. No. Siamo qua sopra, mi vedi? Come cazzo avete fatto? Oh, vieni qua. Non si può, c'è uno Dove ho scalino. messo il punto? Dove ho messo il punto, genio? Ma non là, Aspetta, vieni! Mettiti sotto di me, Danny. Mettiti sotto di me. Oddio. Devi Ok. devi saltare. Ti devi Ok, glitchare salta nell'angolino, qua. Danny. Ok. Accovacciati, accovacciati, Ora salta in accovacciati. qua. Quando ti Qua. glitchi devi accovacciarti. Si può? Sì. A un certo punto ti glitchi devi E poi accovacciarti. salti qua. Ah. Ma è legale questa cosa? No, aspetta, Danny, guarda l'altro angolo. Guarda questo angolo. Guarda No, questo però angolo sei qui. gay, Grazie, campione. Ecco, Cioè accovacciati. io ti aspetto e Ok. tutto e tu mi fai Ora. cadere. Grazie. Dove dobbiamo andare? Che ci spiego. Così si può Oh, adesso mi aspetti, non frega niente. Levati Niente. magari da là. Di Aspetta, qua. no, devo fare prima fare una cosa. Niente, di qua. Passa. Ciao, Danny. Vai avanti. Oh dai, levati, muoviti. Niente. Oh! Ah, ma siamo ritornati allo spawn. Ciao, raga. Ciao, raga. Dovete guardare questo muro qui, raga. Dovete guardare questo muro qui. A un certo punto vi glitcherete e dovrete... No, Dani, levati perché sennò non lo posso fare. A un certo punto vi glitchate e dovete accovacciarvi per passare. Se riesco. Dai. Ecco. Proviamo di qua. No, di qua non c'è niente. No, Roby, ti devi levare. Devo andare di qua. Andiamo, Danny, mentre andiamo, Danny. Roby, Di qua c'è- Roby, vai là. Oh dai, Cristo. Non ce la facciamo più. Mi diverto. Team. Oh dai, no, Roby. Sono qui. No, devi andare là contro il muro, non ti devi avvicinare. lì forse, prova lì. No, qua non c'è niente, qua non c'è niente. Ok. Di qua. Che oh. Oddio. Si capisce niente, raga. Io devo tirare quell'autista. Oddio, oddio, di qua, Danny, di qua, Danny. Andiamo dietro, di qua, Danny. Ma devi continuare a saltare e poi che cazzo fai? A un certo punto ti glitchi e devi E poi ti accovacciarti per accovacci. passare. Raga, io non so Aspetta. cosa fa. Torna dietro. Ma raga, voi No, no, dove no, no, siete? non scendere, siamo ritornati all'inizio. Buono così. No, aspetta. Scusami. L'autismo. Ma quindi Raga, non ci sto capendo niente. fermi tutti. Qual è la strada giusta allora? Ah, ma raga, ma siete dei minchia. Ok. Oddio. No, raga, non scendete di qua, raga, non scendete, raga, non No, scendete. raga, mi sta venendo l'autismo veramente. Daltonismo al massimo. No, l'autismo. Arriva spocchio stack. Ciao. 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 Levati. Una banana in culo. Io non posso andare da nessun lato. C'è il traffico. Oh, raga, vi levate da qua. Vi levate. C'è Danny pezzo il cazzo. Alex! Prima. Ma c'è Danny davanti a me, non posso passare. Oh, Cos'è che dai, non- Danny.
Oddio, aspetta, Roby. Vieni. Oddio, raga, l'ho trovato. Dove Danny? No, raga, aspettatemi. Raga. Amore, qua era dove bisognava andare prima. No, Sì. Sì. no, forse. No. Champ è la cosa di prima. No. È solo un giro. Sì. C'era. Sì. No, sì, Danny, stiamo facendo giro giro tondo. Stiamo facendo giro giro tondo. Alex, ma vai dritto. Dritto così, Roby. Porco. No, raga, non era così, sono quelle situazioni no, poi torniamo al centro. No. Ma perché torni al centro? Cioè, voi tornate al centro appena non ce la fate. Raga. Ah, ma raga, è qua! Fermati. Ce l'ho fatta. Amo, dove sei? Mi ho messo il punto. Teso. Danny, ma perché te ne sei andato? Ce l'abbiamo fatta. Giù sono. Teso. Ma come, Danny? Oh, raga, vi ho messo il punto, siete autistici. Un attimo, stiamo venendo. Che è il punto? No. Qua. Qua è. Dovete saltare qua ciao. sopra. Dove? Il blocco. Eh. E saltate. Sai come se c'è Roberto in mezzo ai coglioni ogni volta. E mo? Hai vinto. Ma che hai vinto? Ti piacerebbe? Ah, ci sono dell'impulso. Dammi gli impulsi. Bitch. Vi prego, figo il ditemi trono. che non dobbiamo tornare indietro. No. Perché se no esplodo. Però lo so che se la carbonara non si scarica. Giusto, Roby. Non dovete citare altri streamer, non li dovete citare, cazzo. Se una volta mangiare insieme, ti faccio la Cucino carbonara. No, ti faccio la carbonara a modo mio. Sì, con la panna. Così sgozza. No. Te la fai. Sì, perché siamo poveri. Sì. La metti sul fuoco e lasci così. No, non Ecco, capito. perfetto. Ecco, è diventato un piatto dell'acqua. Roby, dove stai andando? Ma rimetti di tornare indietro. Cioè, appunto abbiamo lei. Che caldo. Perché dobbiamo tornare indietro? Perché qua non c'è un cazzo. Allora, tagli. Allora, pigliata, tagli di. E ce l'hai. E ce l'abbiamo il guanciale, poi abbiamo il pecorino e ce l'abbiamo. Roby Torna al abbandona. centro, Robby. Poi abbiamo la panna e ce l'abbiamo. Raga, ragazzi, vi prego, ci divertiamo con la nuova arma esplosiva. Venite, Ci divertiamo, ehi. venite nella mia isola. Robby, Oddio, i miei capelli sono pucciosi. pucciosi. Dani, puoi non mettermi il tuo cazzo sulla fotocamera, grazie. Non ho detto il tuo cazzo. Sì, ma il tuo cazzo, il cazzo del giocatore fu la mia fotocamera. Dio santo, se vuoi vedere la live lo vedi. Che cazzo sei rappando? Questa cronaca questa pasta. Ok, raga, cambiate squadra. Andate in uno della 16, una della 4. Nella 1. Allora, Io sono nella 16. Un bravo raga. ok, raga, prendiamo soltanto la Chi è nuova arma. cambiato? Io, prendiamo soltanto la nuova arma, venite. Seguitemi. Lasciate le armi. Venite, è qua. Ne potete prendere massimo 2 ne potete prendere. Robby, vieni. Robby.
Vieni, prenditi. Lascia quelle armi e prenditi 2 di queste. Prenditi un'altra di queste. Ok. È fortissima, raga, quest'arma. Diavolo. Toglie 70 ed esplode quando si avvicina a un giocatore. Roberto. No, ti sei fatto la kill. Madonna. La Madonna, l'ho sentito. Qualcuno da niente. Quest'arma non senso, cioè fa un fotto di danno, è fortissimo. Dio bello. Fuck, Roberto. Sì, ma non attaccatemi in due a questo. E io non vedo Roberto. No, Roberto. Danny leva. E chi è che sta guardando i video, raga? Raga, chi è che si guarda i video? Raga! Sei proprio gay. Non spara l'arma, si è inchiodata l'arma. Raga, toglieteli il video. Raga, togliete i cazzo. Oh, grazie. No, Daniele di... Visto? Però a me non spara. Anche a me certe volte non spara. Sì, l'ho sparato nel buco del culo del comando. Cazzo! Che sei tu? Terapeutista! Oh, cazzo! No, mi devi caricare, Gesù. Deve ricaricare il giro. Prima ci mette troppo a ricaricare questo. No, dai, che cazzo è? Daniela sei il colore bianco. Coincidenza. Dai, ma sei gay che mi attacchi da dietro. E chissà perché. Oddio. No, sì, vabbè, in due. No, devo ricaricare. No, no, raga, due sono troppo poche. Appunto, no, 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 no. È perché sennò poi diventa troppo spam. Eh no.
Quel poco di dignità che c'è, con culo. Non è molto ma lavoro onesto. No, Robby, no, basta. Robby. Quanti ne hai presi, Robby? No, ok. Andiamo a prenderne 5. Andiamo a prenderne. Così mi conoscete? Mhm. Ok, li ho presi. A me puoi attaccarmi se vuoi. A me no. Arrivo in hit. È fortissima. Quest'arma è la più... Ok, Quanto di vita? potete attaccarmi. Quest'arma è troppo broken, quest'arma. Roberto... Quanto godo. Dai, non è finito. Che cazzo? Ah, questa va. Sta diventando un intero proprio papà. No, mi sono lanciato una granata in faccia da sola. Ma non spara, raga! Sto vincendo lo stesso comunque. Raga, ma fermo. Per caso hai detto non mi sparate? No. No, vaffanculo. Non devi di merda, devi morire. No. Daniele c'ha 9 kill. Oddio. Cazzo. Quanto pare sono io il più veloce a spammare. Sto vincendo. E invece Ma quanta vita avete ogni volta? Ah. non mi hanno sparato più le armi a un certo punto. Dio bambino che brilla nel cielo. Devo ricaricare tutto. Ma tu non muori! C'è la vita eterna! La vita è... Mi dai che un attimo che devo tornare Che devi fare? con le armi. Sì, sì, guardo dall'alto. Ma non c'è lanciare? Sì, sì, c'è. Prendi Forse ho già capito. mi raidare. Ecco appunto. E io colpisco Alex con una sola cosa. Vai, mettiti qui. Allora aspetta che mi avvicino.
In che direzione lo spari, Dani? Vai un po' più avanti. Dritto, sparo in quella direzione. Ah, allora non vado più. Al 3. Allora, vai. 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 Dimmi dove mettimi il punto. Io sono qui, Roby, girati. Ah, ma Roby, là. girati, io sono qui, Roby, mi vedi? Ma non riesco. Allora, non riesco. Roby, Roby mi Vai. hai visto me? Allora fai lì. Oh, che cazzo. Salta. Così sei mai. Salta. 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 Oh, cazzo. No, no. Salta. È esploso tutto. Bella. Salta. Dove la fai? Eccolo lì. Salta. Aspetta che arriva Alex. Dov'è? Vai, 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 vai. Sono dove ero prima. Che devo vedere adesso. Ok. Ok, metti un po' più in alto. Devi star fermo. Devi star fermo. Devi star fermo. Salta. Salta. Gary, non spararlo a me, il razzo. Sono qui, Robby. Lanciamone due, lanciamone due. Non posso più. Che figata. Veramente, raga, che figo. E no, guarda per bellezza. Credo di veramente. Perché? Ma che cazzo macchina? Renzo se le comandi faccio saltare io. Ma? Perché vuoi farti suicidare? Rivai, rivai. Ma non c'è quello c'è quello. Ma l'ha appena detto Robby. Mi per il culo. Ma perché ti sei spostato? Io sono di nuovo qui. Vai. Salta. Salta. No, sono un portiere da lì. Appunto. Però Oh. Ora l'ha beccato. I pistoli ci sono. no, quella. Che significa quella cazzuta? No, è quel... No, ci dovrebbe essere. Non c'è. Non l'ho mai provato sto arco. L'arco è fortissimo. Toglie 100 e ricarica un botto veloce. E qui colpisce entrambi i giocatori. Uè Nabu! No, Robby stai fermo, Robby stai fermo, Robby stai fermo. Prova a colpirci. Dovresti fare 230 di danno se non è... Che cazzo è finito il corpo? Quanto hai fatto di danno in tutto? Quanto danno hai fatto in tutto? 230. Beh, sto usando solo il da te. Ah beh sì, è vero. Comunque tu sei morto del tutto e io... Io non vi ho A me preso ha la tolto testa, 100. quello è il problema. A me hai tolto 100. E comunque, Mi sono mangiato kamikaze proprio. comunque raga io vado. Ma no. Vai. Mi guardo Attack of Titan magari. Sì, certo. No, seriamente. Però dove posso guardarlo? Non ce Non l'ha ce l'ho. lui. Povero. L'unico a non avercelo. Raga si paga. Quindi. Sì, tieni ce l'ha. No, beh, non ce l'ha. Ce l'ha Samu però. Quindi Ma basta scusa, che ma lo- non c'è quello craccato? Ce l'ha. Ma. No, intendo di Netflix, non c'è quello craccato. Speraci. E scusa, perché tipo. Boh, altre cose sono craccate. Perché lì. Attack on Titan.
Io intendo per esempio tutti i giochi che scarichi su computer che sono gratis. Perché quelli sono craccati. Perché quelli, vabbè, quelle sono mod. C'è il servizio in streaming, però quindi è completamente online, quindi non potrei usarlo sto crack. E quella prova e quella la prova gratuita. L'hanno tolta. Veramente. Eh sì, perché se lo facevi in un giorno dell'anno che non esiste, ti restava per troppo. Uno faceva la... che ogni persona faceva un cazzo di prova ogni volta. Tutti nuovi. Della E scusa, ma chi vuole provare? Netflix. Non posso, lo compra. Ma lo rimborsano dei 9 euro. E no, E perché allora tu devi non essere vale sta sicuro di roba. quello che stai per fare. Non fai le cose a cazzo. Dei cancri di merda. Dei cancri di... Vabbè, io vado. Ma no, Ma solo in Italia l'hanno tolta. tutti i paesi del mondo. Che siamo una popolazione, l'unica popolazione che non ha la prova gratuita su Netflix. Troppo forti siamo noi italiani. Vabbè, uno basta Intelligenti, che però. allora... certo. Vabbè, vado. Poi... Oh, dove voglio andare? No, tu non te ne vai. Se no, Robby, dagli il tuo Netflix. Ok. Ma più che altro volevo... Ma il massimo Volevo... Net 4. Tipo far vedere un film ai miei genitori che volevano vederlo, però non Perché no? posso Sì, il farglielo massimo è vedere Fra, il perché... massimo è 4. Perché su Netflix. C'è scritto, se vai sulle impostazioni c'è scritto massimo 4 televisori, cioè massimo 4 account collegati. Ah, questo qua ce n'è uno, te lo tieni. Lo tieni, Vabbè, io vado ora. io te la regalo. Aspetta, guarda su WhatsApp. Dopo guardo. No, ora ti aspetta un attimo come funziona questo fatto Mm. Vabbè, credo gli Cioè, piacerebbe. non mi fa schifo, se mi porto. ok, però meglio non passare da quelli scusa. Ok. È fatto. Tu te ne puoi vai un attimo in giù e hai punto 1, 2, 3, 4, 5. Sì, sì, sì. E più di 1. Ah, Ok. veramente? Ok, quindi tu guarda sul video e ti dice girare lo schermo, ok, e poi guarda. Ok. Ok, proprio... Ah, ok, mi è partito. Cosa? Eh... Cioè... In base alla mia connessione è un po' sfocato, però sì, riesco a vederlo. Perché sennò c'era da... Io vedo... Vabbè, lo Ma guardo Dani, ma tu così. vuoi vederlo in italiano oppure in... Basta che ci sono i sottotitoli. già. Aspetta che mi ha scritto Manu. Cosa ti ho scritto? Cosa ti ho scritto? Adesso ve lo invio. Eh? Aspettate. Solo io non ho capito che cazzo aveva detto. Cioè, aveva tipo detto, sì. Ha inviato ha scritto questo. Ve lo invio su WhatsApp. E ha scritto questo. Ma perché te l'ha scritto adesso dopo tipo 2 ore? No, un'ora, cioè No, sì, 2 ore. me l'ha scritto alle 23:51. Ah, ok. Minchia, dopo 20 minuti te l'ho scritto comunque. Minchia. Ci ha pensato per scriverti. No, no, ma digli... Dani. Ok. Digli che può anche venire, non invitiamo Gabriel semplicemente. No, semplicemente non invitiamo Gab.
Se deve fare il coglione così non li invitiamo a prescindere. E quando fa poi meno il bambino... ecco. Se ne vai. Guarda che Sì, campione. Ok, ciao. No, tu non te ne vai invece. Robby. Robby. Porco... Io volevo dirgli una cosa. Vabbè. Sembra un'ave. Cazzo sto facendo? Fanculo. Riesco. Ma riposto, non so il motivo.
Vabbè. Sto anche laggando ora. Per motivo a questo punto me ne vado anch'io. Bello. Siccome non so più che fare, io direi che ce ne andiamo dal cazzo. Non è una brutta idea. No. Aspettiamo che finisca il caricamento, così poi domani non si impalla. Oddio, sì. Scherzavo, non ce ne andiamo. Avvia stream, voglio vedere un attimo. Apri, cazzo. LOL. 3 secondi, un secondo, ok. Welcome back, ladies and gentlemen, boys and girls, Jonesies, Bonesies, and everyone in between. My name is Sundown, and you're watching the Fortnite World Cup Online Open week number 9. Yes, week 9 already, which means it is the final week of the solos competition. We have already seen Europe, Oceania, Asia, and now Brazil wrap up. We're going to get into the final moments of NAEs, and I'm gonna need some amazing casters to bring us to the conclusion. It's gonna be Dr. Lupo and Zikamus Prime. Gentlemen, take us away. You'd think after long enough, walking out from the same section would lose its pizzazz, but it's true, it's not the case. Still feels good every time. Zeke, welcome. We get to finish NA East, dude. It's the craziest region in terms of big names. Sure. I'm still just baffled that the Sundown called me an amazing caster. I mean, with an accolade like that, what else do I need? Let's hop into these games as amazing casters would. Here we go, though. Like you said, man, this is the tail end of NA East. And again, Fortnite fam, if this is your first time tuning in, maybe, you know, you've been with us in and out. Guys, this is it. The final week of solo competition. 9 minutes, almost 10 here left on the clock for these players to queue up. This is it, Lupo. This is literally these players' last opportunity to qualify and punch your ticket to the finals. Now, don't forget, we have 1 week left that has been moved. All right, and that will be the final duo week. But right now, it's all about solos. Remember, too, with that adjustment in scheduling comes a doubling of prize. $2 million on the line this weekend. The following week, that final week, the 20th and the 21st, in case you're checking your calendars. Appreciate Epic Buone making a rifiniture per solid fare il call there. You click. want to schedule multiple cool events simultaneously, make sure everybody can watch and play, etc. Top of your screen there, and then we've A seen fianco multiple c'è times un climbing the X-Kite leaderboard. che credo sia il Hogman Fake, perché squeaking outside that box on the left side. è stato bannato. Meanwhile, Phenom here in front of you, pushing forward. Round up 28 Per points right now. vediamo cosa 2 fa. eliminations, halfway full on Diciamo più da materials, 50 che non li potrebbe fare male. and the perché all-powerful ancora uno tactical spazio libero. shotgun in the inventory. That's a At this point, that's a joke in comparison. Honestly, so many people, especially in competitive, favor the combat shotgun because its ability to hit at range favors accuracy, and the ability to ADS, aim down sights, for those that are not aware what the acronym stands for, do just a little bit extra damage as everything kind of, accuracy is increased, everything's pushed together, the spread is not as severe. Shots from the outside here, a quick little tap. Lauden goes down. Phenom picking up a third elimination. That was a great wall or ramp, excuse me, there to mount a little bit of a defense. Giochi You know, Django, like he visto? saw the player, he eliminated a player, sto someone else saw nel him poligono, eliminate the player. I was trying to find a better way of saying that, but I was like, let's just go for it. And then, you know, I appreciate it. Got to try sometime. You know what's crazy? I think this is the first time we're seeing Sunny Steps today as one of these final ending zones. Now, don't forget, guys, top 25 is that placement threshold. 15, 5 to victory out are all the additional ones as well. And every elimination is a point. So, Dr. Lupo, you know, these guys, we can't stress this enough. Like I said earlier, this is the final few moments. Everything they do is going to affect the standings, right? If they eliminate a player, if they get eliminated, maybe they make a bad call or a bad trade, it's going to directly impact the standings. On top of that, you can see big shifts in placement. Might come down to the point where some player
tilt, may or may ho not fatto una qualify kill. because of a single Ok, mistake. lag sky 1v1 quello that's fake. lost, that kind of situation. Red Sprite on the GG per outside. grafica. Graska finding 2 eliminations. Siamo Pocket, the sul follow through tilt, is però on non so tilt. se... Pushing up the ramp here. We're in the top 25 now. Placement points going out Ok, for everybody. buono, se lo 41 gioca points. bene potrebbe mettersi la torre Enough to put montagna. Graska closer to the top 10. Si chiude, Love to tiene see il that. piccolo. Campfire down to the probably the only time that might be A this safe. Even then, not very safe. Multiple players. Blind pressure shots squeaking through the walls. Graska's forced to turbo build. Potrebbe Trying to save scappare. himself and a chance to heal up on that. C'è Sky davanti. Campfire, he saw High Sky. Rotating next to Graska. Ok, Taking it out just barely by a hair. 52 HP is enough for a combat shot out of midair to cause Graska to have to go back to the lobby. 52 builds left in both minis. Dovrebbe essere la penultima Just kidding. questa. 152, maybe 200 in a second here. We'll see. Graska trying to find another elim. Quick edit back down into his own build, pushing forward the outside rotation in front of his opponent's box. Owning as many of the surfaces as possible. Really solid heads-up play there. No, era Phenom out by the storm because of damage dealt just moments ago. Top 15, top 13 now as Graska picks up more placement points in the eliminations from the previous opponents. Now don't forget, Delphi is up above him. Down below is Shaz. And look here on the lowest ground, players being eliminated. High Sky there as well. And look at the Rift just sending players into the sky. So now Graska's not on the highest ground tarp, so he's got to make a decision. Do I, you know, the guy on the top, Dopai, is going to be looking up because anyone could try and potentially contest high ground. So now he's probably going to turn his attention down below. He could go for the contest and try to like overtake high ground, but right now, man, again, like when every single interaction matters, it's better to just wait it out. Try and get those placement points first, and then go for elims, right? Seeing a slightly lower average score right now. GG. But in your stats, he goes down. Goes in the outside. Big push there from Graska. E11 feeling real good about their recruitment right now. We've said that about Ghost, FaZe, and a number of other teams in the past, but right now, Graska good show. E11 doing an excellent job, feeling good about all their players. Oh, look at that. Up on the high ground, Graska goes for the contest, and he overtakes, man, what's going on with me today? Overtakes Dopai up on the high ground, and look at this dude. He's dropped into critical HP. He's just got to bail on the entire situation. He's like, Graska, my bad, man. I didn't know it was your high ground. Sorry about that. Good to go now. Almost here. Top 5, Lupo getting close. 80 damage there. Graska looking to follow through. See if he can pick up an elimination. Get a double layer above. You want to keep ownership of as many surfaces above as players are rotating. Look at that shot. That's exactly why. Takes ownership of the ceiling. Quick edit. Shaz goes down. 4 eliminations. Or 4 players remaining. 8 elims right now for Graska. Big game. Victory Royale or not. We'll see here in a second. Dopey on the ultimate low ground. 30 HP, it looks like. Tricks and Nico King fighting it out at the same top, the same box. Nico King drops out just before getting the elim and actually goes down himself. Trick going down to Graska. It's a 1v1 with Dopey with no builds, 29 HP. Here we go, the shots from above. Constant pressure is all it's going to take, as this is Graska's game to win. Imagine a loss right now. Yeah, right, it couldn't be me. And Graska takes it home. Very well executed from him, just identifying, you know, when to go for the high ground retake. Obviously, you want high ground heading into these later circles, but, like, you got to know when to do it. Because if you just go aggressive and you're like, you know what, I'm just going to challenge this guy, often at times it's met with a combat shotgun to the face. Timing is everything. Timing is absolutely everything. If you like I said, if you have a player that pushes up at the wrong time, maybe that player that has the ultimate high ground is already aware of everything that's going on. Could literally have a bead on you from above. Maybe you flint knock up, maybe you redeploy, anything. You're putting yourself in a shot that in a position that basically says, please shoot me out of the air. Have this elimination. Excellent gameplay there. By the way, if you are on NA East, we are in the last 3.5 minutes of queue time. Get the games in, or you, I mean, that's a big misstep. Why would you not? Just do it. I mean, especially if you have extra games, just hop in and go for those elimination games or throwaway games, as if it's your last one, though, definitely play it all the way out for placement. Yeah. So important. Absolutely. Pick up extra points there. See the mark for the circle. I mentioned that earlier. Very kind of cool that we can see that from this view. Peru from Twitter gang, or I'm not sure. I think that just means he's Peru on Twitter. I just love all the different prefixes and stuff people put in their names. The smiley faces at the end. Is goated. Spams L2. I will not lose. Love it. Love this shit. Picks up air cool there. In the crossfire now. He knows someone else is close. Luxior is well going to get picked up. And someone's going to send Stinks RPGs
the likes over Karu's way. But look at all this free loot. I believe that is a Chug Jug as well. I mean, I feel like if you're going to go ahead and dedicate the 10 seconds for the Meg, yeah, just take the extra 5. Chug. Why are you not using the Chug? Listen, Drew, why are you not using the Chug, bro? It's, you know, maybe he's just feeling a little bit of pressure here from things around him. Remember, we have more, I guess, like, insight on this just because we can see more. We have more information than Karu does in this game, so I feel like he's got to have the audio cues to know that no one is around him, or at least no one's going to pressure. The only thought could be, is there someone maybe 1, 2 layers up with a heavy snipe, someone that could drop into this box and apply pressure on him? I'm not really expecting it, but he was already at such high HP and shield. Look, he's even standing still right now. This is just so you know at home. Look at that. That wasn't even a spectate issue. That was literally he sat there and did nothing. Yeah, I mean, at that point, you might as well have just taken the Chug. And just leave it behind. You know, listen, it's okay. Leaving it behind now makes sense. Yeah, you're not going to get a chance to use that, but not using the Chug in that moment feels like a misplay. It's all right, though. It very well could come back to bite him, but look, if he gets a siphon, he's going to be fine. Yeah. You know? I believe that might be what he's banking on. It's like, look, let's just go for the siphon. He knows. He read the script, right? He knows that this is about to be an Elam for him. Joke, by the way, internet, Reddit, please. There's no actual script. We're kidding. 30 players left. We'll get a top 25 soon. Crew just rotating around inside this baller. Not putting too much pressure on anybody. You don't want to make yourself a target and make anybody frustrated. You break their builds, that kind of thing. You know they're going to lash back. Kaleber in the feed, pick it up. Elam on Tandy. Players in the ultimate high ground stills. Karu's rotating this ball. He's not the only one, though. As you see a swarm of ballers in front. Right here on the edge, top 25, and this is what we're going to see, right? Everyone's slowing down their game. Justin, unfortunately, going to be edged out right there at the end. And this is probably when you wanted to, this is the least optimal time to be eliminated, right? Right on the edge of top 25. Because heartbreaking, because you wasted 20 minutes getting to top 26, and then you get popped. Whoever you see in the feed next. Oh, there it is. I believe it was Swifty Slides goes down. Very sad. Yeah, if you jump into a game and you're eliminated like 86, maybe pick up an Elam or 2, you're like, you know what? No big deal. I hopped in. Good use of time. Yeah, but if you hop in like that and you get eliminated, it's rough. Right now, not the best. I guess the last game, too, not a huge deal because you know that we're going to get another one in. But this is a lot of players' styles. Sounds like Gek all the way to the bottom of your screen, falling outside of the zone. Probably going to go down 2 storm damage on your screen. Worthy point schemes, how to get points, placement, and eliminations. Very important. Percently, 0 elims, 101 builds. 17 left, looking all the way up top. Pushing his way back up. Player inside. A lot of baller play in here. You got to remember, too, I feel like if you mess with one baller, you're going to get the whole swarm. So you got to be careful because there's going to be a lot of people flying around you. Gal all the way to the top. Zakep, NA East out of time for queuing. Bugabot dropping in as well. Sebi goes down. Animal pick up that elimination. You know, I feel like at this point, because there's so many ballers rolling around, like, you just gotta crack them. Yeah, that was one. Speaking of, Animal forced out of the ball are gonna have to build up and tarp out at the level here, which is kind of tough because there's nothing else connecting what he's built in on, unless somebody connected from above, which they may have. We'll see here. Good chance to farm up a little bit of tree. Some wood there. He's only at 331. Might as well pick up as much as he can. Move forward and build out towards the front of the safe zone, boxing up and looking back inside for an opportunity to take shots. Awareness here extremely important. As a player in a potential top 10 on the board situation, you want to look for every chance you have to pick up even just 1 Elam. Even a tag on a player that may go down to the storm, because that will count as a point too. You have that 60-second window. Recent patch changes, changing the way that players are playing. Shots through the window, big hit there, finds Briggs, an elimination. 8 remaining, that's the second one for Animal. He finds himself a combat as well. Now, he did not pick it up. I don't think he realized. Unfortunately, he's going to be caught off guard there a little. Unfortunately, when you happen to, in those situations where you're trying to rapidly pick up loot, you're just going to drop a few things that you don't mean to, and that's kind of what we saw, unfortunately. But look at all the spread of people here, Lupo. Everyone's like, Percently's basically in the stratosphere right now. Just now deciding, let me rejoin everyone down below, playing Fortnite. Mooncakes gets picked up in the crossfire. Now it's only top 5. Let me join everyone playing Fortnite down below. I'm playing a different game up in the sky. Percently and Jen now on the ultimate high.
tendons in the mid, and one player, I believe, floating in right now. It's crazy Ken dropping in. If Corselli doesn't look up very soon, it's going to be scary immediately. Nope, Crazy going to go down to the storm. Tendons in the ultimate low. Corselli has the HP advantage, and it does pay off big as the storm takes Tendons out. And that's a victory royale, a 1 elimination victory royale. 11 points is still big. Yeah, it's hard, right? Because like in games like that where you have the 1 elimination and the 10 points from the victory royale, it's kind of like, you know, you could have gone for more, but it's 11 points. 11. Yeah, look at it this way: 1 elimination and 26th. That's 1. 1 elimination and a win. It doesn't matter. At the end of the day, it doesn't matter. You still got the victory royale. It all adds up. Meanwhile, Symphony, a name we've seen maybe once or twice. Wink. Very well-known player here. 40 remaining. Good to see everybody making an opportunity to sneak their way out into the main stage here in NA East. If you're just tuning in, we're coming up towards the end of these NA East games. The last week for solo qualifiers, week 9 here. It's been 5 of them total. So if players do not qualify solo today, they do not qualify solo at all for New York City. That's right, man. Only 1 week of duo competition as well. It's crazy that the last minute. That's why I think these are the highest tension games, and that's why I think players are putting on an excellent performance. Shots here, the infantry rifle. Oh my gosh! Nylon is bad aim. Beamed out of midair. Symphony showing that he does have the good aim. That good that you want. You know, man, this is such a great point, though, in that, like, because this is coming down to the final few games, right? This final 10, either 10 games or 3-hour window to play in, you're just going to see people play very different, right? Like, maybe someone's more aggressive, but you're trying to say, look, I need to play for placements. I got to at least hit top 25. Then I go for eliminations, right, to maximize my time. Maybe someone plays very, very defensively, so much so that we saw, like, last game, they only got the 1 elim, but still the 11 points, it's huge. Yep. But if you only get 1 elimination, you're eliminated, like, top 25, it's only 4 points, and that's where, again, we talk a lot about, you know, time management, game management, knowing when to be aggressive, when not. It all comes into play. You have to realize, too, I've seen a little bit of this on Twitter from a number of different personalities in the Fortnite community. People are talking about how once the 20th and the 21st goes by, once the 10th week of competition is done, we have a month of decompression. If you have to realize that 2.5 months straight of people literally non-stop grinding, non-stop practicing, scrimmage games left and right all day, that's a lot of pressure. There's a lot of stress on a lot of these players, and so a good decompression period, I honestly look forward to it for a lot of the people that are out here. People that will not qualify can look forward to what's next from Epic. Vaughn shot down midair, but there is a lot of stress right now because you're down the last 2 weeks, so people I think are a little more punishing in their own gameplay, a little less forgiving on mistakes they make themselves. So once this is done, you get a good reset period for people that have qualified, like a mental break, just for a little bit. But then you gotta stay serious after that, get back into it, because New York City is just around the corner. Coming up late July, it's gonna be a big time for everybody. Yeah, I mean, it's very easy, you know, to be eliminated and maybe not qualify or what have you, and get very down on yourself and down on your skills. But at the end of the day, you got to remember, these players are top 3,000 in their region. They are here for a reason. All their hard work, things like that fizzle of all people, right there on the edge of top 25 as well. You hate to see it, but, you know, man, at the end of the day, you just got to remember that you're here for a reason. You're an incredible player, and there's always going to be more opportunities in the future. Thanks, Zeke. I knew I was incredible, but hearing it from you helps quite a bit. Your placement positions right there in the top right of your screen. Oceania, Asia, Brazil, 1 apiece. 8 for Europe, 6 for NA East, 2 for NA West. And if you're a real gamer out there, you're putting something big out. You want to see a cool clip, anything like that? Hashtag Fortnite World Cup. Tag us on Twitter, Zeke specifically. Oh man, I love when people post things. I love interacting with the community. It's a lot of fun. What? There's good people out there. Yeah, dude, absolutely. Just like the Sneaky Bro art, they sent us the artwork as well. I mean, the Fort 9. The Fort 9. Yeah, absolutely. Oh my gosh. Inside this box, doing non-stop work. Guys takes Dr. Football out, pushing up. Horn in the ultimate high ground. Looking down from above. Wi-Fi.
no shield and trying to rotate forward. Vivid from Liquid, another player we've kept our eyes on previously. I actually caught a clip of Vivid flying off the map earlier in a quad. You got to be real careful with those, bud. You got to be real careful with those. 15 players left. Placement points out for everybody involved. Kez still inside this box. Then 28 shield tag from the back. Have to wall off and protect himself. Drop in there. The baller causing a bit of a ruckus. Shot from the side. Symphony catches him inside a box. Campfire goes unused. Symphony 10 bandages for a late game heal off if needed. I guess pick it up. Jason Tyler's in the feed. 12 players remaining. And if you're at home wondering why we try and commentate a majority of what you see on your screen in relevant times like this, because there are players that, spectators that will be able to watch the stream, people that are potentially blind, that enjoy listening to Fortnite. Just keep that in mind when we're talking about everything that happens here. 9 players, 8 players left. This is Lucky from Tempo, already qualified, but does go down to Thwipo. 8 players left now. Symphony building up at a shot from above. Gotta watch out for those layers. A quick double edit, a reset, and a build overtakes Ultimate High Ground. Quick shot in the sky, can't do it. Dropping it back on in. The re-challenge for Ultimate High Ground. Shots on the outside. Symphony down to 19 HP. He's gonna have to branch out, defend up, and watch the storm. 2 ticks of the storm is gonna spell the end for him. Chance from the Ultimate High Ground. He's got it all by himself now. 4 GG in the mid ground. Hornet, Thwipo goes down. Hornet. Dave on in the ultimate low, 4 players left, and they're all on your screen on the left side. Symphony, no builds remaining, has the 10 bandages, won't have a chance to tick them. Here we go, 9 HP, get it, take no build. Oh! Trying to find it. Hornet, 1v1. Hornet, Dave on the outside. A build off the last second, 52 builds remaining. Let's see how much his opponent has. 1 minute, and excellent timing in the pop there, but this wall, he's gonna peel the wall. You gotta go for the fight. You have to go for the fight. It's gonna be over. Push for it. He made it back in. He actually didn't even make it back in. Hornet ticked out before it even became relevant. Solid victory royale. The last second there, what a tough spot, that plateau. A flat facing wall on the plateau basically said, you guys got to fight it out, or you got to build real quick. Crank those 90s, get back in the safe zone. But it didn't matter in the end. HP ended up being the deciding factor. That's right. A great game over there on NA East. And Symphony, you know, he did place third in that game. It came down to having no materials. But he was playing out of his mind there, going on that spree. Just the way he was navigating the builds there was just incredible. Mad props to him. But like you said, man, next game, more Fortnite action on deck. I'm sure it'll be fine. Brooks got his back. There you go. Cosmic here. Shots through. Finds Mojo inside the box. Completely, okay. I want remember this in your head. Have you ever seen people, they instead of Mojo, they do O-J-O-M, and it's an elephant? Oh, that sounds adorable, though. Right? Every time I see Mojo, I think of that elephant. Yeah. Why is that so? Please pull that up on your phone. That sounds adorable. I'm going to just type it out. Elephant for my name. Hashtag Fortnite World Cup, all right? Figure out how to pick a kitty cat. O-J-O-M. Just send that to us. See, it's like a little elephant. You got the 2 eyes, the little trunk, and the little body. I love the internet. There you go. The more you know. 21 players left. Cosmic building up, trying to take that ultimate high ground. Not inside the safe zone yet. Seeing the minimap, that little white arrow spinning around. That is Cosmic right now. Accidentally shoots his own ramp. A little bit of a misclick. No big deal. No big deal. As the launch pad has 2 shadow bombs, so rotation is possible. On top of that, in case something does drop out from underneath, has the redeploy as well. See here if that's something that comes into play. Shots on players rotating. This is exactly what he was waiting for. A lot of whiffs, but no big deal. Again, look at the amount of ammo too. 988 small rounds. Put a minigun in Cosmic's hands, he's still going to be able to hold the trigger down the entire game, assuming that it didn't overheat. Right, that's right there. You saw a window edit the center of your screen for just a second. You got to be careful with those. Ooh, someone popped the supply drop. Gonna drop down. Put a rocket in the supply drop. Oh, by the way, Caden in the feed taking Dubs out. Big elimination there. That's got to do wonders for your confidence. To be able to shut down someone like Dubs, you're like, oh man, I feel like I can make more happen in this game. Man, Cosmic's way up here though. He is way up here. He's got the glider deploy, so he's completely fine, but yeah, he's up there for sure. Top 15 is the next threshold. It's surprising me, no one's even contesting it. Oh, there we go, right there. A couple shots back out in the storm wasn't enough to break it down just yet. He's seeing that. Cosmic deciding to continue to apply pressure. Can't quite pull it off. Again, no big deal. Has the redeploy. Gonna fly on past. Some shots come out from players on the move. Oh my gosh! Truly I thought he was fine. Just kidding. Cosmic beamed out of midair.
That is so rough. Don't forget the glider redeploy has a slower glide time, so it makes you way more vulnerable in the sky. You want to wait until right before you hit down on the ground and then deploy it. Honestly, not even that. I think the play there was shadow bomb the way down, prevent fall damage, and just rotate through. Instead, he went for the redeploy. Obviously, hindsight's always 20/20. I was literally going to say that. In the moment, that was the choice that he made. It ended up being not the right one, which is too bad. Back to the lobby. And actually no more Q there. Q times are done. Don't forget that. Right. Shots. Sizzle goes down. Yeah, it finds one. It's always easier for us to be like a little more critical because again, like we just have all of the information here in front of us. Plus, we're the ultimate gamers, so I mean, I am not. You are for sure. Not me. Everyone does know that. But yeah, sometimes we tend to be a little bit more critical, but you know, we mean it with, of course, the most love. Because we love Fortnite as much as the player. Qui c'è trickfn.exe che si sta avendo le scinte con il falò che è quello che la sei fissa di €100 con il falò io fulla. Ma no, frate, ti voglio fare il falò perché ma non so se lo riesci a fullare lo stesso. Ma vabbè 91 c'è le smoke, se ne va in safe, c'è uno con la palla. Si chiude, i materiali se ne vanno. Non ho più ferro. Questa qui è la penultima safe, uccide Benji. Uccide anche Piz Maxi. Qua prende 30 di danno alla safe, vabbè neanche più troppo. Così chiude, ha recuperato un botto di materiali. Lì c'è una dump. C'è una montagna, deve salire. Yeah. Keep moving. You notice here saving materials just a little bit, not walling off because he knows he's on the ultimate low ground. Oh no, Lupo, the side of the mountain! It's Father Mountain. Look, Trick has to go right now. Cadden is gonna yeah, you just gotta go up right now. And look, actually, it's fine. Trick caught a player on rotation stretch. Is gone. The edge of the storm here, and he's actually. Where are we going from here? We'll find out in 3 seconds. 6 players left. We're looking at the last possible rotation for a lot of people here. Player peeking down from above, maybe a chance to take shots. We're going to the northwest. He's actually totally fine. Big luck there for Trick. 6-3 builds. Sorry. Down to the last second shot. Oh! Colorful from the top 10. There was also a launch pad. Did he get it? He did not, but at this point, this late, probably not a big deal. 3 players left. Shiga. Caden takes shots. Sandwich between 2. Trick gonna drop down and apply pressure. Says, Shiga, you can wait on the ultimate high ground. I'm gonna pick up this elimination, the HP and shield from that. Some materials. Trick down to 8. Man, and that's that. Fall damage. You see that? Shiga just jumped right on in. He probably ran out of builds. Listen, you know, at the end of the day, slid down the edge of the mountain. That's what probably would have been a better play there. But at the end of the day, he lands the ultimate Trick shot. Back over to Sundown in the studio. Sundown, what you got for us, friend? What I don't have is bad jokes like that because he didn't even fire a shot. So well done from Trick there to ride that one out. Good victory royale. I'm here with Monster D. We're going to take a look at some of the gameplay that happened in that last block real quick. Let me hop on up here and let's break these plays down. Yeah, we got a lot going on here, and the players to look out for, E11 Graska. These E11 boys have been on a rampage, and we just want to highlight how much of a rampage these guys have been just going on. Graska in specific here, you'll see a nice string of elims kind of coming out of him, using shadow bombs, just keeping it super technique and super textbook. And I just want to talk about his mentality because I follow him on social media. He is the type of player that wants to improve week after week, and that's what we've seen from his early placements around the 60th, and we've seen as high as 14th with this duo, Daxter. So they are just out of contention. Anyone in that upper top 20th kind of bracket as either a solo or a duo team have what it takes to kind of seal the deal here in these final moments. And this is just a solo competition. Take a look here. But remember, he's going to be another player to look out for next week as well. So keep your eyes on them as, again, just wrapping things up. You saw just a little bit of Trick in the previous game. He wrapped up the likes of him. And look at this.
50 points, right? Trick was in about 55. This win right here puts him back up. That's a 4-point swing. And that puts him at about 54 last we saw. So Graska's in a running. Now another look. Kez, same thing, same situation, same deal here. GA Kez putting on a show here, showing that the combat follow-up just swift. No time for hesitation. The reaction speeds are clean. The mechanical skill is here. So not just European players showing up here, Sundown. It's NA as well. NA East here making a big run throughout the evening here. And just super clean. Super clean from Kez, indeed. Not just Europe who has put on a show. Every single one of our regions so far have been absurdly close. Like, we quite literally haven't seen a week like this so far. We are going to get back into the very final matches. NA East is so absurdly close. I cannot wait to see who takes away one of those last 6 spots. But we're going to go right on over back to Lupo and Zeke. Thank you, Sundown. I appreciate you. And I do appreciate every region. Europe, NA East, NA West, Oceania, Asia, Brazil. Y'all some gamers. Keep that up. Don't change. All right? A lot of people working like crazy to try and qualify for the Fortnite World Cup in New York City. Those finals are going to be insane, by the way. Look forward to that. And let me just say, too, going through this, I can't think of anything in my career thus far that I've put more time and energy into than casting Fortnite events. Like, the amount of dedication from everybody on the production team to go into this, I hope that we have all done what they would consider an excellent job thus far, because this has just been a blast, and I hope we're putting on we're representing the players that we have a chance to commentate over accurately. I hope they all feel the same way about what we've done thus far. 8 spades here on your screen, top middle there. Abe taking a chance to just pop a little bit of a mini. Got a metal tunnel underneath with another player down below. A quick stink toss, pressure being applied. These fly-ins there. Symphony top of your screen, but Baldy, player we've seen a number of times. The flint knock in hand. All right. Epic AR. Rare combat shotgun. This is the loadout you want. Oh yeah, this is big value. Because he has 2 campfires, 6 minis. He's got the turret in case he gets ultimate high ground and he needs something to just connect back for 1,000 HP. It's a big value right there. Typically I say, very rarely do we see players utilize the we'll say the pew-pew mechanic of the turret. Right there, shots. That goes down, a big pickup, first elimination for Baldy, 49 points. But yeah, the loadout is excellent right now. It kind of covers everything that he's going to need in any given moment right now. Poach from Liquid, smack to the bottom of your screen. A lot of players that have been in the top 10 multiple times popping up right now. Air cool, spades all the way at the ultimate high ground. 38 players remaining. Climb our way all the way back to the top. The launch pad out. Good rotation right now. The later you get into a game, the less value a launch pad has, because unless you're going to ramp up above and use it with the horizontal trajectory, which, don't get me wrong, is very, very good. But if you're trying to go for verticality, by the way, a player lands in the same box, quick trap, it's not going to go down, but Zlem still pays the price for trying to challenge spades for ultimate high ground. Might not be the last one either. Oh my gosh, the number of players flying around above is insane. Spades. Can he follow through? Can indeed. K-Dude goes down. Launch pad again. Sorry, that got ridiculous. But the late game launch pads, they lose value because the more time you spend in the air, the more opportunities other players have to take shots at you as the storm starts to close. Spades sharing the wall with the other player. Got to be careful. Got to box up and keep on rolling. You could be cheeky with the launch pads too, utilizing that ramp to just give you like that forward momentum instead. All right, I propose a challenge to anybody out there. You set up a launch pad with the angle that shoots an opponent player into a box filled with your own traps. I will PayPal you $50 because that would be ridiculous. There you Imagine go. just whoosh, right in. Like they go flying, they hold forward, and they're like, wait, that's a box. That was barely made it in. 3 HP. He's got to stay just ahead of the storm. Anyone could just breathe in his direction. This is one of those moments where you're thinking, I need to find a spot that I can sit and watch for an elim. This might be the one. The campfire is what gives it away right now. Spades deciding to push forward, rotate around to the bottom. A shot behind the corner edit. Not enough, and he finds them down underneath. Big attempt from Spades. 3 seconds to squeak it in. 50 points right now for Spades. We're in the top 25 now. Hornet all the way in the ultimate high ground, it looks like.
took it with a baller, which you don't see too often. Kind of a risky play unless you have something like a Shadow Bomb, which Hornet does have. Drop it down, stand inside the safe zone. Takes a lot of ticks to the Storm, and that's the time for a slurp. Yeah, big value slurp. Big value slurp, but don't forget, it does take quite a while. It's 1 HP a second. He's got a long time before he's back in fighting conditions. Someone does go for the high ground challenge. Player up above, and you still have one falling in, which you can hear that. Yeah. I think that's what the player, so this player above Hornet knows that Hornet's down below, but like you said, he heard the glider redeploy. It's a very distinct sound, so he's probably just trying to keep himself safe. Hornet's trying to get aggressive here. He wants his elimination. Okay. Big play. All right. Smart play there. Good. At that point, he was getting shot at from above. He was potentially challenging a player that he was not going to be able to beat. Player behind gets caught in their own edit, goes for the pyramid play and can't get Hornet. Instead, Gal pays the price themselves. Get up that first elimination. 14 players left from the top 15 now for that second placement. Oh god. Inside a box. Finds player inside. CWB goes down. One more push rotation on the outside. Poach in your feed. Eliminated as well. Oh, there's players all around Lupo. Right underneath another player. They're holding it down. Trying to reset the ramp underneath. Can't get it 3 times. Gonna have to melee their way through. Oh. Very tense situation here. Smacked in your feed. Picking up an Elim. We're down to the top 9. Hornet on 36. Oh my 86 god! HP. 3 Elims now for Hornet. A big reactive shot there to stay in this game. A chance for minis. Has 2 ARs. Not a big deal there, but the combat shotgun gonna come in big late game. Looking for headshots. Looking for angles from underneath. Hornet pushing forward. 66 builds left. Severe. The ultimate high ground. Players sandwiched in the middle. You hate to see somebody go down and not make it to the top 5, but here it is as the last set of placement points go out for everybody left alive. Severe, Shadow, Nick Cool, Midas, and Hornet, the ultimate low ground. Trying to pop a med kit there. Going to be able to get it off. Gonna have to push through this wall. Stay inside. Last second. That might be enough. Coming in from underneath, you see Shadow in the ultimate high ground, popping those minis. There's a natural campfire. He can hit it real quick. He doesn't. Okay. No chance for a take, but he finds Shadow and gets the elimination. The victory royale. And a cool little dance move to top it off. Well played, Hornet. That's the dance I know how to do, sort of. Bro, that was great. So much happened. Like, a lot happened in the last second. Like, technical skill-wise, game sense-wise, knowing how to, like, get players to do what you want them to do. Hornet's heads up flick while rotating in the last second to stay alive. Yes! Was huge. Against Smacked, that was insane. Literally jumped over his head, boom. 180 flicked him. Made his way the rest of the way in. Well played there. And you gotta think. C'è nessuno. GG comunque per Hornet e gli altri che hanno vinto. Sono curioso poi di vedere questa qui. 50 VIP e 50 gamer per 3 milioni di dollari. Vuoi vedere i 50 gamer chi sono? Tipo, non so, X-Sky oppure Mongrel con insieme a magari, non so, John Wick. Non lo so. Sicuro un Michael Jordan. Sicuro Michael Jordan. Marshmallow non credo lo rimetti, no. Comunque sarà da vedere. GG. Io vi saluto. Bella.